Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Oggi con questo video vi voglio parlare del nuovo Boss PX1 Plug Out FX, un pedale che ha fatto molto discutere, lo abbiamo già visto qua nel mio canale in qualche altro video, però era giusto recensirlo, era giusto naturalmente mostrarvi un po' come funziona e come suona. Prima di iniziare voglio ringraziare The Live Sound e in particolar modo il mio carissimo amico Jacopo Garimanno per avermi inviato il pedale, quindi io vi invito a fare un salto se siete dalle parti di Torino a Cavagnolo, quindi nel negozio fisico, oppure altrimenti potete fare un salto online al sito www.thelivesound.com. quindi grazie ancora a The Live Sound per questa disponibilità. Ma per chi ancora non lo sapesse, che cos'è e che cosa fa il PX1? Beh, il PX1 è un pedale multi-effetto digitale. Significa che questo pedale qua può essere sia un compressore, sia un chorus, sia un delay. Praticamente al suo interno abbiamo 8 effetti preinstallati che non possono essere eliminati, non possono essere sostituiti. Oltre a questi 8 effetti che già sono presenti nel pedale, abbiamo altri 8 slot liberi dove possiamo inserire altri 8 effetti di nostra scelta. Questi effetti provengono sempre naturalmente dalla libreria virtuale Boss. Quando acquistiamo il pedale e lo registriamo con un nostro account sul sito Boss, avremo la possibilità di aggiungere gratuitamente altri 8 effetti oltre a quelli che già sono presenti nel pedale, quindi per un totale di 16. Da gennaio 2026 inoltre Boss rilascerà un po' per volta tutta una serie di nuovi modelli, repliche, cloni digitali delle loro vecchie glorie. Quindi per esempio, se non vado errato, in gennaio dovrebbero uscire l'OD2, dovrebbe uscire il DC2 e anche il delay DM2. Bene, tutti questi altri effetti che saranno disponibili in futuro si dovranno acquistare singolarmente al prezzo di $10 circa. Sicuramente, probabilmente qua in Europa sarà 10 euro. C'è però da dire una cosa, che gli slot disponibili per l'utente sono e rimangono sempre 8. Ciò sta a significare che se io acquisto un nuovo modello dovrò sostituirlo a uno già presente. Il totale degli effetti presenti in questo pedale sono e rimangono sempre 16. Inoltre, siccome ho letto qualche inesattezza e c'è stata un po' di confusione nel web, voglio precisare che l'applicazione Boss Effect Loader, come dice il nome, serve solo e unicamente per importare, per caricare i nuovi effetti all'interno del pedale. Non è un editor. Chiaro? Una volta che gli effetti sono stati messi all'interno del pedale, li possiamo utilizzare, li possiamo programmare, li possiamo gestire autonomamente direttamente dal pedale. L'applicazione non ci serve più, quindi l'applicazione serve solo per inserire gli effetti che ci servono. Poi scolleghiamo Bluetooth, scolleghiamo il cavo e ci dimentichiamo dell'applicazione. Tutto viene gestito da qua. Quindi il Boss PX1, un pedale che ha fatto molto discutere, ma non voglio discuterne qui. Per quale motivo? Perché ho già fatto un altro video in cui ho spiegato a grandi linee che cos'è, che cosa fa, come funziona e per quale motivo è stato uno dei pedali più discussi dell'ultimo periodo. Quindi andatevi a vedere questo video qua, lo trovate qui sul mio canale e magari potete anche voi su quel video naturalmente dire la vostra, anzi siete invitati a commentare. Mentre in un altro video precedente a quello, vale a dire questo video qua, ho fatto un unboxing, quindi vi ho già mostrato che cosa c'è all'interno della scatola, che la vedete, quella là in fondo, e naturalmente anche
anche una prima prova di accensione. Quindi se volete vedere un attimo che cosa si trova nel contenuto, vi rimando a quel video là. Dunque in questo video che cosa faccio? Beh, in questo video vi mostro come funziona e naturalmente cercheremo di trarre delle conclusioni circa la qualità e ovviamente anche i casi d'uso. Innanzitutto diamo un occhio alle caratteristiche fisiche. Beh, il formato è il classico di un pedalino Boss, è realizzato in metallo, bello robusto, quindi su questo aspetto diciamo nulla di nuovo. Boss ci ha abituato bene in tutti questi anni. Abbiamo sicuramente, che salta all'occhio, per la prima volta in un pedale compatto Boss, uno schermo ad LCD 128x48 pixel. Questo praticamente sarà il schermo dove comparirà tutte le opzioni, dove comparirà il menu, dove compariranno i vari parametri che possono essere regolati e menu che può essere tra virgolette sfogliato, quindi si può navigare attraverso il menu utilizzando questi tre knob qua, che non sono dei comunissimi knob come avviene in tutti i pedali analogici e non di Boss, ma sono degli encoder. Vuol dire che possono essere tutti e tre ruotati ma anche premuti per confermare o meno le scelte fatte. Naturalmente non manca il bypass a pressione, quindi l'accensione e lo spegnimento dell'effetto avviene sempre al solito modo. Negli input abbiamo gli ingressi che sono stereofonici, infatti abbiamo input A mono e input B, come pure anche le uscite. Abbiamo uscita A mono e B, quindi praticamente questo pedale può funzionare sia in mono stereo sia in stereo. Inoltre abbiamo anche questo ingresso qui, Control 1 2 XP, che ci serve per collegarci ad esempio un dual foot switch esterno o ad un pedale di espressione esterno per controllare uno o più di uno parametri al suo interno. Frontalmente invece abbiamo il MIDI in, perché ricordiamo che il Boss PX1 può essere controllato anche tramite MIDI. Abbiamo l'ingresso per l'alimentazione, la classica alimentazione 9 volt con centro negativo, e l'ingresso per la spina USB di tipo C. USB di tipo C ci serve per due cose. Uno, per alimentare il pedale, infatti il PX1 può essere alimentato anche solamente attraverso la presa USB, e anche per essere connesso con il computer o a un nostro smartphone in modo da poter gestire il pedale attraverso la sua applicazione proprietaria. Ricordo inoltre che nella confezione è incluso anche l'alimentatore Boss PSA, quindi quando lo acquistiamo siamo già subito pronti ad utilizzarlo. Inoltre c'è, ma non si vede, una connessione Bluetooth che ci permette anche questa di connetterci naturalmente senza fili ad un tablet o ad uno smartphone per poter gestire il pedale con la sua applicazione. Bene, quindi io ho già collegato la mia chitarra direttamente all'ingresso del PX1 e il PX1 esco in mono direttamente nell'ingresso del mio amplificatore, nel quale ho aggiunto solamente un po' di riverbero. Quindi colleghiamo l'alimentazione, attendiamo un attimo ed ecco che siamo pronti ad utilizzarlo. Quello che vediamo a schermo in questo caso è la simulazione del compressore del Boss CS1, perché viene visualizzato a schermo l'ultimo effetto che abbiamo utilizzato, quindi può cambiare ovviamente in base al nostro utilizzo. Come funziona il tutto? Beh, innanzitutto tramite la manopola centrale, se la premo una volta vado nel menu principale dove trovo tutti quanti gli effetti che abbiamo inserito. Quindi per esempio abbiamo l'OD1, abbiamo l'SP1, lo Spectrum, abbiamo il phaser, lo slow gear
e via dicendo, dai più famosi, e ce ne sono anche alcuni che magari sono un po' meno conosciuti. Quindi ruotando questa manopola andiamo a selezionare l'effetto che ci interessa. Ad esempio in questo caso vado nel primo e seleziono OD1. Confermo la selezione premendo questo pulsante di destra. Bene, ora abbiamo caricato Overdrive OD1. In questo caso vediamo due controlli, level e il controllo overdrive, proprio perché l'originale pedale aveva esattamente questi due controlli. E naturalmente andando a ruotare le singole knob posso muovere e regolare i vari parametri. Da notare che se tengo premuto e ruoto mi muoverò a scatti di 10, quindi 30, 40, 50 e via dicendo. Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. In questo caso il pedale è bypassato. Attiviamolo. Regoliamo il volume e la distorsione a piacere. Se voglio selezionare un altro effetto, nuovamente come prima premo il pulsante centrale, ruoto alla ricerca dell'effetto che desidero, ad esempio scelgo un Boss CE2, il famoso chorus, e confermo, sempre con il pulsante di destra. Come vi dicevo, possiamo controllare il PX1 anche con un controller esterno, come ad esempio un foot switch o un dual foot switch. Io in questo caso utilizzo il mio foot switch singolo, lo collego direttamente nell'ingresso control e premendo il pulsante di destra vado nella pagina che mi permette di configurare il control 1. Se abbiamo un dual foot switch premerò una seconda volta per andare ad impostare anche il control 2. In questo caso scelgo il target, quindi posso scegliere in questo caso tra rate e depth, che sono i due parametri presenti nel Boss CE2. In questo caso scelgo depth e imposto il valore, in questo caso imposto un valore di 100. Questo significa che ogni volta che premerò il foot switch esterno il valore della depth passerà da 40 a 100, come potete vedere e sentire in questo caso. Naturalmente possiamo collegarci un pedale di espressione. In questo caso io utilizzo questo mio piccolo e semplice pedale di espressione che andrò a collegare sempre nell'ingresso control. Ora, navigando nel menu, premendo il pulsante di destra, vado fino al menu XP Settings, che serve appunto per regolare e controllare il pedale di espressione. Come target, anche in questo caso, posso scegliere Rate o Depth, quindi selezioniamo sempre la Depth. Posso regolare un valore minimo, in questo caso metto un valore di 20, e anche un valore massimo, in questo caso metto un valore di 100. Questo sta a significare che quando andrò a muovere il pedale di espressione, la Depth passerà in maniera graduale da un minimo di 20 a un massimo di 100.
importante notare che questa programmazione del Control 1, Control 2 e pedale di espressione sono singole e specifiche del singolo effetto. Ciò significa che possiamo impostare il Control 1, il Control 2 o il pedale di espressione perché si comporti in maniera diversa per ogni effetto e non dobbiamo salvare, perché ogni impostazione che facciamo nel momento che la facciamo viene memorizzata. Naturalmente ci sono anche delle impostazioni globali. Il control soprattutto può essere impostato per switchare da un effetto all'altro. Vediamo come. In realtà è molto semplice. Colleghiamo il pulsante di controllo esterno come abbiamo fatto prima. Andiamo sul menu principale e poi premiamo Page. Qui abbiamo le impostazioni globali del pedale. Passando nella pagina successiva troviamo la possibilità di selezionare la sorgente, in questo caso imposto Ctrl 1, e selezionare Side A o Side B in modo da scegliere quale effetto deve essere presente sul lato A e sul lato B. Ad esempio, sul Side A ho impostato OD1, mentre sul side B vado e mi scelgo il CE2 che abbiamo visto un attimo fa. Quindi andando a premere il pulsante, il Boss PX1 switcherà da side A a side B, ossia da Boss OD1 a Boss CE2. Voglio far notare inoltre una cosa, che il pedale non necessita di salvataggio, ma ad esempio se faccio qualche regolazione, supponiamo ad esempio di portare il livello al minimo e l'overdrive al massimo, poi cambio effetto, ad esempio mi scelgo il phaser, anche qui in questo caso mi porto il rate al massimo e la depth al minimo. Come potete vedere, quando torno nell'effetto di prima, le impostazioni che avevo fatto rimangono in memoria. Quindi questo significa che io posso regolare tutti quanti i 16 effetti qui presenti e tutte le impostazioni che faccio vengono salvate in memoria in tempo reale, così che quando andrò a selezionare uno dei 16 effetti, tutte le impostazioni che avevo lasciato le ritrovo tali e quali. Alla fine non è che ci sia molto altro da dire. La connessione con lo smartphone avviene naturalmente facendo il pairing con il Bluetooth, ma è veramente molto semplice. Nel pedale, come vi dicevo, ci sono già 8 effetti più altri 8 disponibili. Ve li elenco: sono il Boss OD1, il SP1, PH1, SG1, il CS1, il TV1, l'SD1, il DS1, il CE2, il BF2, il PN2, l'OC2, il PS2, il VB2, il DD2 e per finire il DF2. Questi sono i 16 effetti che troviamo sin da subito, ripeto, 8 già presenti in memoria non modificabili, altri 8 scaricabili dopo aver registrato il prodotto. In futuro ce ne saranno altri ancora che però dovranno essere acquistati a parte. Prima di trarre le conclusioni, volevo darvi qualche specifica interessante di questo pedale. Visto che si tratta di un pedale digitale, è giusto menzionare anche la frequenza di campionamento, quindi la qualità della conversione. Ebbene, in ingresso, quindi da analogico a digitale, abbiamo una conversione di 48 kHz 24 bit, quindi diciamo al giorno d'oggi è una
una conversione normale in alta qualità, mentre in uscita, quindi da digitale ritornare in analogico, abbiamo sempre 48 kHz a 32 bit, quindi significa che la profondità in bit è maggiore in uscita che in ingresso. Inoltre una cosa molto interessante, almeno per me, riguarda i livelli di ingresso e di uscita. Infatti, diversamente dai comuni pedalini Boss che hanno un livello nominale in ingresso e in uscita di meno 20 dBu, ebbene questo Boss PX1 ha sempre un livello nominale di meno 20 dBu, ma riesce a gestire fino a un massimo di più 7 dBu in ingresso e in uscita. Questo significa che riesce a gestire anche livelli di linea, cosa che invece non è possibile con i classici pedalini analogici Boss. Può sembrare una sciocchezza, ma per me, che utilizzo spesso i miei effetti dopo i preamplificatori, dopo l'unità preamp, quindi con livelli di linea che stanno di solito intorno ai più 4 dBu, avere un pedalino che riesce a gestire fino a più 7, secondo me, almeno per il mio utilizzo, è veramente una bella cosa. Bene ragazzi, è arrivato il momento di trarre le conclusioni. Se avete visto il primo video, quello dell'unboxing, se avete visto il secondo, quello in cui abbiamo discusso circa la scelta di Boss di fare questi acquisti ulteriori separati, se siete arrivati alla fine di questo video, penso che ci siamo fatti un po' un'idea. Allora, innanzitutto, casi d'uso di questo pedale. Naturalmente, come avete visto, è un pedale che chiaramente fa funzionare solamente un effetto per volta, quindi è un multi-effetto perché ne ha più di uno, però ne fa solo uno per volta, e ricordo che ci sono già moltissimi prodotti simili. Chiaramente il target qual è? Il target è il chitarrista che necessita di un pedale che sia un po' un tuttofare, un pedale che sia un overdrive, al tempo stesso un distorsore, al tempo stesso un delay, all'occorrenza un chorus. Ecco, il fatto di poter essere controllato con un pedale di espressione, con fuzzic esterno e ricordo anche tramite MIDI, lo rende sicuramente versatile, perché se per caso mi viene in mente in un contesto live ho bisogno ad esempio del chorus per un unico brano in tutta la mia scaletta, effettivamente io personalmente reputo un po' sciocco acquistare un pedale magari anche costoso, perché un Boss CE2 Wazacraft vi costa intorno ai 200 euro. Se trovate un CE2 originale dell'epoca, ben tenuto e funzionante, ovviamente non siamo molto distanti da quel prezzo lì. Ecco, per fare una canzone sola magari forse è più intelligente questo, che mi permette di avere 16 effetti tutti diversi, originali Boss, di qualità, perché io vi posso confermare che la qualità c'è tutta, a me è piaciuto molto come suono, intendo. Quindi magari una persona può pensare di dire ok, mi serve il chorus solo per quello specifico brano, sai che c'è, mi prendo questo che mi fa da overdrive, mi fa da delay, all'occorrenza cambio e diventa un chorus. Potrebbe essere una soluzione, quindi francamente perché no? Già esiste il Check Stomp, già esiste lo Zoom Multistomp, già esiste il Plethora X1, sicuramente anche Boss, meglio tardi che mai. Non hanno inventato nulla di nuovo, si sono semplicemente messi anche loro all'interno di questo mercato. Detto questo, io voglio ringraziare The Live Sound per avermi inviato il PX1 e naturalmente vi ricordo che se siete interessati potete utilizzare il codice sconto RobyRocks da inserire nel carrello per l'acquisto del PX1, da avere così un piccolo sconto. Trovate il link qui sotto in descrizione, quindi grazie ancora a The Live Sound. Vi invito naturalmente a scrivermi nei commenti che cosa ne pensate, se lo utilizzate anche voi, così mi dite come vi trovate. Naturalmente vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!